Ciao a tutti, in questo video vorrei parlare di un altro aspetto della ricerca spirituale che, come ho detto in precedenza, è legato appunto alla ricerca di energia interiore, e questo riallacciandomi anche al precedente video legato all'aspetto della meditazione, della preghiera. È molto importante che ci sia questa ricerca spirituale, questo contatto col divino in termini appunto di preghiera o di meditazione. Ho detto l'altra volta appunto che la preghiera è una nostra ricerca, un nostro dialogo col divino. La meditazione è una forma di attesa e una forma appunto di ricezione di quelle che sono appunto le vibrazioni, che sono le sensazioni positive di energia amorevole che l'universo ci dona. Questo è importante perché se non abbiamo questa armonia interiore, purtroppo spesso succede che l'anima, che è frustrata da una mancanza di energia spirituale, riversi sul corpo quello che è il proprio malessere. In questo caso molto spesso purtroppo poi ci si ammala anche fisicamente. Questo perché l'anima ha bisogno di energia, ha bisogno di nutrirsi di amore, di bene, di pace, di armonia. Se questo non accade, il corpo fisico sente e subisce questa mancanza di energia. Ci deve essere sempre un equilibrio tra il corpo fisico e il corpo spirituale. Il paradosso anche qui è che spesso vediamo persone che fisicamente sono prestanti, sono atletiche, stanno bene, insomma hanno una vita, diciamo, corretta anche dal punto di vista alimentare, piuttosto che dal punto di vista appunto fisico, ma poi si ammalano, magari anche improvvisamente, per motivi che non conosciamo apparentemente. Ognuno ha un suo percorso di vita, anche interiore, spirituale, e non di rado, almeno nella mia esperienza, mi accorgo, poi conoscendo magari alcuni casi, che queste persone hanno sofferto a livello interiore, a livello spirituale, qualcosa di profondo, o stanno vivendo qualcosa di profondo nelle relazioni con gli altri, nelle relazioni anche proprio con se stessi, cioè nel proprio percorso di evoluzione, di vita. Hanno dei traumi che magari non riescono a superare, continuano a subire delle difficoltà, dei travagli senza riuscire a superarli. A volte nel corso degli anni ripetono gli stessi problemi in situazioni, in contesti diversi. Ma ho cambiato lavoro, ma ho fatto, che so, ho cambiato città, mi sono trasferito, però il problema poi è sempre lì, il problema interiore, che genera un malessere fisico che poi in alcuni casi appunto porta a malattie anche complesse, difficili insomma da gestire. Quindi la cosa positiva è che se c'è un'armonia interiore, un equilibrio interiore, questo aiuta anche il fisico a livello esteriore a stare bene. Quindi essenzialmente un'armonia interiore produce anche un'armonia fisica esteriore che mette in equilibrio i diversi aspetti appunto dell'energia interna. Questo è importante perché nella società in cui viviamo, in cui è un continuo appunto travaglio e molto spesso le sollecitazioni sono tante, ma avere cura di se stessi, della propria anima, ci mette, come dire, anche al riparo dal
subire a volte o sentire dei traumi in modo così pesante da non riuscire poi a superarli e generare quindi delle malattie. Anche questo è un altro aspetto importante della cura di sé. Grazie a tutti per la visione di questo video e ci rivediamo settimana prossima con altri video. Grazie, ciao.